Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Nel video tutorial di oggi vedremo come realizzare questo abito trendy e frizzante per l'estate. Per la lavorazione io ho utilizzato 320 grammi di questo filato, un filato composto di alta qualità, composto da 67% di cotone macò e un 33% di viscosa. Una matassina da 50 grammi misura 158 metri e qui è consigliata la lavorazione con uncinetto del 2 o 2,5. Io per la lavorazione ho utilizzato quindi l'uncinetto del numero 3, un uncinetto leggermente più grande. È un filato che mi è piaciuto tantissimo, veramente tanto, è molto luminoso, non so se riuscite a percepire la lucentezza. È un filato sottile e di grande resa. Quindi ho utilizzato 6 gomitoli e mezzo di questo filato, dopodiché appunto per la lavorazione vi servirà un uncinetto del numero 3, un paio di forbici, un ago da lana, qualche marcapunto, un metro e del filo elastico. In alternativa a questo filato potete usare tranquillamente del filo di Scozia. È un filato comunque sottile, ma io vi consiglio appunto non filati grossi per la lavorazione di questo vestito, ma comunque in genere per fare dei vestiti estivi, perché altrimenti diventano pesanti, ingombranti, d'estate fa caldo, quindi abbiamo bisogno di qualcosa veramente di leggero che non ci infastidisca e questo filato, il filo di Scozia, ce lo permettono tranquillamente. Io per la lavorazione, vedete com'è morbida e lucida, veramente morbida, io ho iniziato dal punto vita, quindi ho iniziato da questo punto qui e sono salita mano a mano a lavorare appunto la parte alta, quindi completando la spallina, poi dividendo il lavoro a questo punto per trovare il passaggio dello scalfo del braccio, solo da una parte ovviamente, perché poi dall'altro, essendo un monospalla, non è necessario. Quindi ho lavorato la spallina, a questo punto io ho diviso la parte davanti con la parte dietro, ho creato le due spalline che poi ho unito assieme e dalla fine ho creato questo bordo e questa arricciatura che dà veramente una forte personalità a questo abito. Successivamente, dopo appunto ad aver lavorato questa prima parte, ho girato il lavoro così, quindi il punto vita l'ho girato e ho lavorato il punto fantasia esattamente a specchio dal punto vita, muovendomi verso la parte finale del vestito. E nella parte finale ho fatto un paio di giri di arricciatura per richiamare appunto la parte del bordo iniziale. Soltanto in uno dei due lati, quindi in questo lato che è quello che corrisponde alla parte della spalla libera, quindi dove io ho la spalla praticamente libera, nel fianco scendendo, io nella parte bassa della gonna ho completato, giusto per richiamare un po' la smerlatura del vestito, ho fatto un'arricciatura in questo modo qui, giusto per dare così un tocco di sfarzosità a questo abito. Adesso magari con uno schemino vi faccio vedere come procedere, vi faccio vedere un po' di misure. Naturalmente poi io sotto all'abito ho comprato con una spesa veramente minima, quindi con 2,50 € di spesa, ho comprato questo scampolo per fare una sottovestina da mettere sotto all'abito, perché c'è un po' di traforatura e quindi si potrebbero vedere ovviamente le trasparenze, non va bene. Per questo abito io ho lavorato una taglia S e ho utilizzato un uncinetto del numero 3. Il punto fantasia di questo abito è un punto molto molto semplice che sicuramente molte conoscerete, perché è un alternarsi di punti V, è multiplo di 3. Voi partite per la lavorazione prendendovi come punto di riferimento la circonferenza del vostro punto seno.
quindi dovete montare un numero di catenelle multiplo di 3 che vi va appunto a coprire tutta la circonferenza del vostro giro seno, perché appunto è quella che è quello che ha la parte, diciamo, dal punto vita in su, è quello che appunto ha una circonferenza più ovviamente ampia. Una volta montate il numero di catenelle, magari vi tenete un attimino morbidi di un paio di centimetri, non di più però, perché poi la lavorazione cede. Montate le vostre catenelle, il nostro punto di partenza, anche se abbiamo preso il punto della circonferenza del seno, il nostro punto di partenza per la lavorazione sarà questo. Andremo appunto, come vi spiegherò, a montare una serie appunto di mezze maglie basse, a costruire poi dei quadratini intorno ai quali passeremo un laccetto per stringere il punto vita leggermente poi, e saliremo con la lavorazione fino alla parte alta, e una volta appunto raggiunta l'altezza necessaria, arrivati appunto al punto sotto le ascelle, noi metteremo dei marcapunti, e vi farò vedere appunto durante il tutorial come, andando a dividere, appunto a trovare i due punti del passaggio appunto degli scalfi. Ovviamente ci servirà poi soltanto in realtà uno, però comunque dovremo segnare bene con i marcapunti tutti i punti necessari per fare il calcolo del monospalla che salirà con la spallina. E quindi da qui in poi la lavorazione sarà divisa non sarà più lavorata in top down, ma divideremo la parte davanti con la parte dietro, e poi andremo appunto a cucire le due spalline insieme. Successivamente appunto andremo a creare il nostro volant. E alla fine della lavorazione, intorno a tutta la circonferenza del volant, io ho passato un po' di filo elastico, perché poi nell'indosso ovviamente l'abito lo sentiremo più sostenuto, e quindi un giro di filo elastico secondo me ci vuole. Allora io vi do un po' di misure, ma insomma sono le misure per una taglia 42 una S, quella che ho costruito io. La circonferenza appunto del punto intorno al seno piegata a metà misura 40 cm, quindi una circonferenza di 80 cm per la lavorazione. La spallina, la parte appunto, l'ultima parte, misura 7 cm di larghezza. Per lo scalfo delle braccia, appunto dal punto sotto l'ascella fino al punto dove ho cucito la spallina, ho calcolato appunto 15 cm, dal punto vita al punto finale della spallina sono 43 cm e 50 cm invece dal punto vita fino alla fine della gonna. Sono misure ovviamente indicative. Il mio scopo appunto è quello di farvi realizzare un abito che si adatti perfettamente alla vostra taglia e alla vostra fisicità, perché poi ovviamente ognuno di noi, ogni donna ha delle misure di seno, di punto vita e di fianchi diversi, e quindi il mio intento è quello di farvi costruire veramente un abito su misura. L'unica cosa è appunto che vi prendiate bene le misure della parte iniziale, e che mano a mano, come vi dico sempre, che lo lavorate, lo indossate, insomma lo provate per vedere un po' la vestibilità, come vi sta addosso. Quindi vi dicevo che allora, una volta creata la prima parte, si gira il lavoro e si lavora appunto la parte della gonna dal punto vita in giù. Io alla fine ho creato questa arricciatura intorno per riprendere un po' l'arricciatura del volant, e quando appunto ho realizzato tutto l'abito mi è venuto in mente di creare appunto questa arricciatura che trovo molto carina, questa arricciatura che si trova dalla stessa parte dove ho la spalla libera, quindi, e vi faccio vedere. Quindi nel laterale dell'abito io ho calcolato proprio nella parte di fianco dell'abito, ho preso circa 12 cm, ho passato semplicemente un filo in verticale, fermandomi per 12 cm di altezza, dopodiché ho preso semplicemente il filo e ho arricciato, e ho creato appunto
questa rouge che nell'indosso veramente trovo molto molto carina e che forma appunto questa scanalatura qui, questa curvettina qui. Vi farò vedere dal punto vita in poi come montare degli aumenti, perché il punto vita ha una circonferenza, ma noi qui l'abito dovremo andare ad allargarlo, perché appunto nella parte dei fianchi ovviamente abbiamo una circonferenza più larga. E nel caso in cui non vi bastassero gli aumenti fatti nei giro appunto del punto vita, come vi farò vedere, potete anche strada facendo fare una serie di aumenti soltanto nei punti dei fianchi se necessario. E gli aumenti noi quando lavoriamo con delle maglie alte li facciamo creando 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio, ma qui poi, avendo la lavorazione del punto fantasia, non sarà più possibile fare degli aumenti di questo tipo, perché non stiamo lavorando con delle maglie alte, ma stiamo lavorando con dei punti V. Ma niente paura, perché possiamo comunque andare a fare degli aumenti creando appunto nella parte ovviamente simmetrica dei 2 fianchi, facendo un doppio punto V all'interno dello stesso spazio. E quindi comunque più avanti nel tutorial vi farò vedere come fare, quindi niente paura se appunto non volete fare un tubino perché appunto la lavorazione è troppo stretta e quindi non volete vedervi fasciate, comunque si può ragionare sul creare una gonna un po' più svasata come abbiamo fatto per l'abito Maribel e quindi insomma può essere indossato anche da chi ha magari una taglia più abbondante o vuole sfilare un po' la sua figura. Usando questo tipo di filato per una taglia S e una taglia 42 io ho montato 240 catenelle, se a qualcuno può servire come diciamo riferimento se usa lo stesso mio tipo di filato. Però voi ragionate appunto per la costruzione di questo abito facendo come vi ho detto, quindi partendo dalla circonferenza del giro del seno e montando le catenelle necessarie per la vostra misura, magari lasciando un centimetro, massimo 2 di spazio in più. Con l'uncinetto del numero 3 avviate in modo morbido una catenella di circonferenza pari alla circonferenza del vostro seno. La catenella deve essere multiplo di 3 come vi ho detto, la allineate per bene e la andate a chiudere in tondo con una maglia bassissima, in questo modo qui. Tirate magari bene la codina, così. Vi alzate con una catenella fino sull'uncinetto, entrate nella maglia successiva ed uscite e fate una mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, entrate nella catenella successiva ed effettuate una mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, nella catenella successiva effettuate una mezza maglia alta. Proseguite così per tutto il giro, effettuando lungo tutta la circonferenza un giro di mezze maglie alte che ci servirà poi come base del nostro lavoro. Il nostro giro vi andate ad allineare per bene il cordoncino che si è venuto a creare in modo che non si attorcigli e chiudete il giro con una maglia bassissima agganciandovi nella seconda catenella del primo paletto delle 2 effettuate, in questo modo qui. Vi alzate con 1, 2, 3 e 4 catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo una catenella di base e nella successiva facciamo una maglia alta. Ora in questo giro andiamo a creare tutta una serie di quadrettini che poi saranno quelli che ci serviranno per passare il nostro laccetto. Una catenella, saltiamo una catenella di base e nella successiva facciamo una maglia alta, una catenella di separazione, saltiamo una catenella di base e nella successiva facciamo una maglia alta, una catenella,
filo sull'uncinetto, saltiamo una catenella di base e nella successiva, quindi non in questa ma nella seconda, facciamo una maglia alta, una catenella, saltiamo una catenella, uno spazio di base e nel successivo facciamo una maglia alta. Proseguiamo così per tutto il giro, effettuando i nostri giri di maglie alte intervallati da una catenella, saltando uno spazio di base ed effettuando una maglia alta. Proseguiamo così per tutto il nostro giro. Alla fine del mio giro ho effettuato tutti i miei quadratini lungo la circonferenza e fatta la mia maglia alta e la mia catenella, mi aggancio con una maglia bassissima nella terza catenella della prima catenella effettuata. Mi alzo con una catenella, filo sull'uncinetto, rientro nello spazietto dell'archetto qui e faccio una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, entro nel paletto della maglia alta nella base e faccio una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, rientro nell'arco del quadratino successivo e faccio una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, rientro nella maglia alta successiva e faccio una mezza maglia alta. Quindi completo tutta questa circonferenza effettuando delle mezze maglie alte, una all'interno dell'archetto del quadratino che ho realizzato e successivamente una mezza maglia alta sopra la maglia alta di base effettuata in questo modo qui. Quindi una mezza maglia alta nell'archetto, una mezza maglia alta sopra la maglia alta sottostante, una mezza maglia alta nell'archetto, una mezza maglia alta sopra alla maglia alta di base sottostante e proseguo così per tutto il mio giro. Effettuata l'ultima mezza maglia alta, chiudo con una maglia bassissima agganciandomi alla seconda catenella del primo giro effettuato, completando così tutto il giro di mezze maglie alte. Ora inizio la lavorazione del mio punto V di 2 punti intervallati che saranno quelli che andranno a comporre tutta la lavorazione del nostro vestito. Quindi mi alzo con 1, 2, 3 e 4 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso spazio di base ed effettuo una maglia alta. Ho formato quindi la mia prima V. Filo sull'uncinetto, salto uno spazio di base, entro nella seconda catenella e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio ed effettuo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, salto una catenella di base e nella seconda faccio una maglia alta, una catenella di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta. Si vengono così a formare tante piccole V e questo giro lo completerò appunto sempre in questo modo, quindi saltando una catenella di base, nella successiva con il filo sull'uncinetto faccio una maglia alta, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta. Quindi vado a formare tante piccole V lungo tutta la circonferenza di questo mio giro. Completate tutte le mie V lungo la circonferenza, mi vado ad agganciare con una maglia bassissima all'interno della terza catenella, quindi 1, 2, 3 all'interno della terza catenella delle prime effettuate nella prima V. Ora mi alzo con una catenella più altre 3, 1, 2 e 3, in totale 4 catenelle, la prima corrisponderà alla mia maglia bassa. Adesso nello spazio che divide le due V, quindi all'interno di questo archettino qui, quindi dove le due V si tengono a braccetto,
passo all'interno dell'arco e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, passo nella V successiva, nello spazietto tra le due V, sotto l'archetto, passo sotto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado all'interno dello spazio di congiunzione delle due V e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, nello spazio successivo delle due V e faccio una maglia bassa. Quindi proseguo così per tutto il giro, vedete si vengono a formare questi archetti sopra le teste delle V e quindi proseguo così per tutto il mio giro, effettuando queste 3 catenelle, 1, 2, 3, che vado a saldare con una maglia bassa nello spazio tra le due V. In questo modo. Proseguo quindi così per tutto il mio giro. Completati tutti i miei archetti sopra ai punti V, quindi tutte queste cappette, effettuate le mie ultime 3 catenelle, mi vado ad agganciare alla prima catenella effettuata con una maglia bassissima. Ora mi sposto con delle maglie bassissime al centro della catenella successiva, quindi nella seconda maglia effettuata, nella maglia quindi centrale, in questa maglia qui. Mi alzo con 1, 2, 3 e 4 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta, andandomi a formare questa V. Quindi adesso, d'ora in poi, il motivo del punto fantasia di questo abito sarà dato dall'alternanza di questo punto V e di queste cappette formate da queste 3 catenelle saldate con una maglia bassa nello spazio fra le due V. Quindi vediamo, mi sposto, allora filo sull'uncinetto, punto l'uncinetto al centro dell'archetto successivo, quindi nella seconda catenella, ed effettuo una maglia alta, una catenella di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio un'altra maglia alta. Quindi di seguito al centro della cappetta della catenella che ho effettuato, che è data da 3 catenelle, nella seconda, quindi esattamente al centro, punto il filo, punto l'uncinetto ed effettuo una maglia alta, una catenella di separazione, rientro dentro e faccio una maglia alta. Passo nell'archetto successivo al centro, quindi nella seconda catenella, e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio, una maglia alta, filo sull'uncinetto all'interno del centro della catenella dell'archetto, una maglia alta, una catenella di separazione ed una maglia alta. Proseguo quindi così lungo tutta la circonferenza del mio giro, effettuando questi punti V in questo modo. Quindi vado a riformare le V sopra gli archetti del giro precedente. Completata la mia ultima V del giro, mi vado ad agganciare con una maglia bassissima entrando nella terza catenella della prima V effettuata. Ora tutta la lavorazione sarà formata dalla sola alternanza di 2 giri. Questo punto V che abbiamo fatto, appunto sopra all'archetto sottostante, adesso andiamo a ripetere, appunto fatto questo giro di V, andiamo a ripetere il nostro archetto, quindi mi alzo con 1, 2, 3, 4 catenelle e mi aggancio, come vi ho fatto vedere prima, con una maglia bassa nel punto di giunzione delle due V, 3 catenelle, 1, 2, 3, nello spazietto di giunzione delle due V faccio una maglia bassa, 3 catenelle,
nello spazietto di giunzione delle due V una maglia bassa e così via lungo tutta la mia circonferenza delle V. Quindi completato, come abbiamo visto prima, il giro, effettuate le mie ultime 3 catenelle, mi aggancio alla prima catenella di base effettuata con una maglia bassissima, mi sposto con 2 maglie bassissime al centro dell'archetto delle 3 catenelle, posizionandomi nella catenella centrale, mi alzo con 1, 2, 3, 4 catenelle, rientro nello stesso spazio e faccio una maglia alta formando così la mia prima V e proseguendo per tutto il giro effettuando delle V nella catenella centrale, quindi nella seconda dell'archetto di catenelle successive, quindi faccio il mio punto V, quindi punto l'uncinetto sulla seconda, effettuo una maglia alta, una catenella ed una maglia alta e proseguo così la lavorazione per tutto il mio giro ed alternando d'ora in poi sempre questi 2 giri a ripetizione. Io ho lavorato con questa alternanza di punto fantasia, quindi con il punto V e il punto d'archetti sopra il punto V, ho lavorato appunto un pannello prima appunto arrivando al punto dove poi creeremo il passaggio per lo scalfo delle braccia e andando su a creare la bretellina del monospalla. Quindi io ho lavorato questo pannello per 25 centimetri. Ora andiamo a vedere appunto come fare la suddivisione per creare lo scalfo del passaggio del braccio, quindi solo uno, perché da questa parte appunto avremo il braccio libero e la spalla libera, e quindi andiamo a vedere come mettere i marcapunti e come salire per andarci a creare la bretella del monospalla. Vi faccio vedere come mettere i marcapunti. Allora, arrivata quindi ad aver creato la mia parte di questo primo pannello circolare di circa 25 cm, adesso qui il vestito lo vedete con la rouge, ma facciamo finta che l'abito sia terminato così, quindi con il pannello appunto finito in questo modo, e ve lo faccio vedere magari con il prototipo. Quindi io sono arrivata con l'uncinetto a questo punto, quindi a chiudere la V in tondo e con il filo appunto qui chiudendo il giro con la maglia bassissima. Ho messo esattamente il mio marcapunti dove c'è questa V, nello spazio che divide le due V ho messo il marcapunti. Io ho lasciato 6 V di spazio, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e sono andata appunto a posizionarmi il marcapunti alla fine della sesta V. Quindi centrali mi sono rimaste 6 V che piegate appunto sono quelle che mi danno lo scalfo per il passaggio del braccio. Il tutto misura 11 cm. Quindi vi faccio vedere dal vestito. Quindi io ho messo, vedete, i marcapunti in questo modo qui, calcolando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi questo spazio qui misura 11 centimetri. Quindi poi vedete voi in base alla vostra fisicità, alla vostra taglia, se vi è sufficiente. Quindi io vesto una taglia 42 e mi andava bene questa misura. Ovviamente il tutto va riproporzionato anche al filato che state usando, perché i centimetri appunto possono rimanere sempre 11 se avete una taglia 42, ma se avete usato per esempio un filato più grosso, 11 centimetri, ovviamente non vi ritroverete probabilmente più 6 motivi di V, ma ve ne ritroverete meno. Quindi, oppure se avete lavorato con un filato più sottile magari vi trovate più punti V. Comunque quindi fate voi il calcolo necessario per
per la vostra taglia, per la vostra appunto misura, in base anche al filato che avete utilizzato. Ecco, vediamo dal prototipo del lavoro, quindi facciamo finta di aver lavorato il pannello per i nostri 25 cm e di aver messo, appunto, come vi ho fatto vedere, i marcapunti, lasciando i 6 punti V per un totale appunto degli 11 cm per il passaggio degli scalfi, e andiamo a fare altrettanto per l'altra parte delle braccia, anche se poi appunto non andremo a fare la nostra bretella, ma soltanto per fare i calcoli di come dividere e come alzarci nella parte davanti. Quindi piegate a metà il lavoro, quindi con le 3 V piegate da questa parte e le 3 V piegate dall'altra. Contate appunto i motivi che avete lungo la circonferenza da marcapunto a marcapunto. Quindi io nella suddivisione, allora se vi trovate dei numeri pari, meglio, perché così avete i numeri della parte davanti, i numeri dei punti V della parte davanti corrisponderanno a tutte le V della parte dietro, e quindi vi mettete il marcapunti giusta nella parte a metà. Se invece avete dei numeri dispari, lasciate un punto V nella parte davanti, che è quella appunto dove noi andremo a vestire con il seno, che porterà appunto via dei centimetri. Allora in questo caso io da marcapunto a marcapunto per questa circonferenza avevo dei punti V numeri dispari, quindi ho lasciato un punto V in più sulla parte davanti e sono andata a trovarmi appunto alla metà. Metto comunque anche da questa parte i marcapunti come se dovessi lasciare il passaggio degli scalfi delle braccia, e quindi come ho fatto per questo lato faccio anche per questo, quindi lascio 3 V nella parte davanti e 3 V nella parte dietro per un totale di 6 V. Quindi sono anche andata a farmi la stessa cosa da questo lato, vedete, come se avessi appunto il passaggio degli scalfi delle braccia anche da questa parte. A questo punto posso togliermi il marcapunto che mi delimitava la metà, e quindi sono andata comunque a segnare e a suddividere comunque la parte davanti e la parte dietro, anche se poi questa parte, diciamo, resterà libera perché non andrò a farmi nessuna bretella. Ora vado a contare quanti motivi mi restano sulla parte davanti e metto il marcapunto esattamente a metà. Quindi la mia metà è questa. Mi restano 6 V da una parte e 6 V dall'altra. Faccio altrettanto appunto con la parte dietro, mi vado a delimitare la parte centrale, e d'ora in poi diciamo che questa parte non mi servirà più perché avrò messo i marcapunti soltanto come punto di riferimento per andarmi a fare le suddivisioni corrette. Io adesso d'ora in poi dovrò lavorare questa parte diritta, che sarà appunto la bretellina, e questa parte appunto in diagonale dovrò andare a salire lavorando avanti e indietro, dapprima la parte della bretella sul davanti e poi la parte della bretella sul dietro. Quindi vedete, questo è l'abito, qui ho messo i miei marcapunti, questa è la seconda parte dell'abito che appunto non andrò a lavorare. Io dovrò andare a lavorarmi adesso creando appunto la mia spallina, salendo, mantenendo questa parte diritta e lavorando appunto il mio punto fantasia fino al centro dove ho messo il marcapunto, qui salendo diritta e qui mano a mano salendo in diagonale per creare appunto la mia spallina. Io da dove ho messo il marcapunto, lavorando dei punti, l'alternanza appunto dei 2 punti fantasia che abbiamo visto, salendo ho lavorato la spallina per 15 centimetri.
Quindi ho lavorato appunto la parte adesso che andremo a vedere assieme per 15 cm sul davanti con giri di andata e ritorno e quindi non più in tondo, e lavorando lo stesso, sempre allo stesso modo per l'altra spallina con giri di andata e di ritorno sulla parte dietro. Proseguo quindi con la mia lavorazione. Ho l'uncinetto, l'asola che è rimasta appunto nel punto del marcapunti del passaggio delle braccia, che è questo, vedete? Questo è lo scalfo delle braccia che è piegato a metà. Io adesso ho l'asola che si trova in questo punto, andrò a lavorare qui diritta e qui in diagonale, ovviamente salendo in questo modo, e dovrò lavorare con giri di andata e ritorno fino al centro dove ho messo il marcapunti. Mi alzo quindi con 4 catenelle, giro il mio lavoro e vado a fare il giro di archetti, quindi la maglia bassa tra i 2 archetti, 3 catenelle e la maglia bassa in mezzo, 3 catenelle e la maglia bassa, 3 catenelle e la maglia bassa, e mi sposto così fino al centro del lavoro dove ho messo il mio marcapunti, ed effettuo la maglia bassa quindi qui dove ho messo il marcapunti. Giro il mio lavoro, questo è il marcapunti che delimita il centro della parte davanti, e quindi mi sposto con delle maglie bassissime fino a questo punto qui, che è l'inizio del mio archetto, il centro del mio archetto. Quindi mi alzo con 1 2 3 catenelle e punto l'uncinetto nella parte centrale dell'archetto e vado a formare la mia maglia alta, la catenella di separazione e la mia maglia alta. Quindi vado a riprodurmi nuovamente tutte le mie V. Vedete, quindi ho fatto il mio punto V, ovviamente questo qui è la parte centrale dell'abito, e ho già creato un gradino che poi sarà quello della scanalatura della parte centrale che formerà la diagonale, mentre qui sono arrivata dove c'è il marcapunto dello scalfo delle braccia, vedete? Sono i 2 marcapunti, e qui invece devo salire dritta, quindi devo mantenermi dritta. Perciò effettuata la mia V, entrerò nello spazio fra le 2 V e andrò a farmi una maglia alta in questo modo qui. Mi alzo con 1 2 3 catenelle, 4 catenelle, perché adesso appunto sono nel giro in cui devo fare le mie 3 catenelle intervallate dalla maglia bassa, 1 2 3 catenelle, e al centro delle V la mia maglia bassa, e proseguo così fino appunto a dove ho effettuato la mia ultima V. Concludo facendo le mie ultime 3 catenelle e chiudendo con una maglia bassa sopra la terza catenella della prima maglia effettuata del giro precedente, quindi a questa. Quindi giro il mio lavoro, adesso devo fare un altro gradino, perciò mi devo spostare con delle maglie bassissime in questo punto qui, che è quello di, diciamo, di giunzione delle 2 V. Quindi mi sposto con delle maglie bassissime lungo tutta la catenella delle 3 di separazione fino ad arrivare nel punto di giunzione delle 2 V. Qui mi alzo con 1 2 3 catenelle, vedete ho formato questo è il centro dell'abito, ho formato un altro gradino e qui riparto nuovamente a lavorare le mie V agganciandomi appunto nella catenella centrale
Vedete, quindi proseguo effettuando le mie V fino all'altro lato del lavoro, dove appunto qui mi alzerò proseguendo dritta. Quindi alla fine, fatta l'ultima V, qui sono nel punto dello scalfo, dove è il marcapunto dello scalfo, mi aggancio alla maglia alta sottostante effettuando un'altra maglia alta. Quindi come vedete si inizia a vedere la spallina che da questo lato sale dritta e da questo lato invece forma dei gradini, che sono quelli che poi andranno a formare la diagonale. Proseguiamo così con questa lavorazione. Io ho lavorato in questo modo facendo appunto degli scali per 7 giri, quindi 1 2 3 4, quindi sono salita facendo appunto 7 gradini per 7 giri. Dopodiché appunto quando mi sono rimasti 1 2 3 4 5 punti V, una bretellina da 5 punti V di circa quindi 7 centimetri, sono salita lavorando appunto in modo diciamo uniforme. Quindi vi faccio vedere. Io da qui, da dove appunto ho messo il marcapunti, sono salita per 7 giri facendo appunto 7 gradini. Dopodiché, quando ho finito appunto i miei 7 gradini, qui a questo punto mi sono rimaste 1 2 3 4 5 punti V e ho lavorato così questi 5 V, questi 5 punti V in giri di andata e di ritorno per 1 2 3 e 4 giri. Quindi per un totale ho lavorato la spallina per 11 centimetri, facendo quindi prima 7 giri con i vari gradini delle diminuzioni per formare la diagonale. Quando poi ho finito appunto i miei 7 giri di gradini scanalati, mi sono rimaste una riga da 5 punti V e ho lavorato questa riga per altre 4 volte in totale. Vedete nel mio prototipo appunto di lavoro che vi sto facendo vedere, per farvi capire il risultato appunto che dovrete ottenere è questo, ovviamente con misure di punti, con misure diverse. Ovviamente questo qui è un esempio, quindi è in piccolo. Pertanto questa è la parte del passaggio dove ho messo i marcapunti per il passaggio delle braccia. Qui sono salita dritta perché era la mia spallina, e questa è la parte appunto della diagonale dove io, avendo fatto appunto le diminuzioni dei punti delle V, togliendo una V per giro, un motivo per giro, sono andata a dare la forma a questa spallina. E poi una volta appunto ottenuti i miei 5 punti V, ho proseguito a lavorarla appunto dritta. Alla fine della mia spallina concludo con un giro, faccio una catenella, mi giro e faccio un giro di maglie basse tutto intorno alla spallina per rifinire, perché poi appunto questa parte è quella che andrà cucita nella parte del rovescio con l'altra spallina che andremo a creare in modo simmetrico ovviamente. Quindi rifinisco tutto il bordo con delle maglie basse, con 1 o 2 giri di maglie basse o mezze maglie alte come preferite. Vedete, in questo modo vado a rifinire la mia spallina, e questo bordino appunto mi servirà se volete farne 1 o 2, poi decidete voi insomma, o maglie basse o mezze maglie alte come preferite, però comunque deve esserci un bordo di rifinitura, perché poi appunto dovrò andare a cucirlo con l'altra spallina, e quindi questo servirà appunto per darmi un attimo di rifinitura alla parte finale della mia spallina. Una volta effettuata appunto la mia spallina, ovviamente aggancio e chiudo il filo in questo modo, quindi con la forbice taglio e fermo il filo, e ovviamente dalla parte dietro andrò a farmi la stessa cosa, quindi partendo
a crearmi la spallina, però ovviamente in modo simmetrico, quindi questo sarà il lato che resterà dritto e qui andrò a farmi l'altra diagonale. Dopodiché, appunto, una volta effettuata l'altra spallina, le andrò a sovrapporre e nella parte del dietro le andrò a cucire. Ovviamente faccio la rifinitura anche dall'altra parte e poi le vado a cucire o con l'ago da lana e il filo, oppure appunto con un punto di uncinetto e maglie bassissime, come preferite. Una volta che ho completato anche l'altra spallina, io mi andrò a scontornare con un giro di maglie basse, quindi posso togliere il marcapunti, e andrò a scontornarmi con un giro di maglie basse tutto il giro a manica intorno per rifinire appunto il bordo. E mentre qui tutto intorno dopo che avrò cucito le spalline, dovrò andare sempre a rifinire con un bordo di maglie basse tutto intorno alla circonferenza appunto che passa sotto all'altro braccio, e anche qui unendo le maglie, unendo appunto tutte queste scanalature in questo modo. Mi vado ad agganciare con il filo nella parte magari dello scalfo dell'altro braccio, diciamo, dove appunto ho il braccio libero, e vado ad effettuare quindi un giro di maglie basse di bordatura, uno nello spazio appunto della testina della V, uno sopra alla V e uno all'interno del punto di giunzione delle V, quindi uno dove ho la maglia alta della V, una maglia bassa nella catenella di separazione della V, un'altra maglia bassa nell'altra maglia alta del braccetto della V, una nell'altra maglia alta della V, una al centro della V, quindi una sopra la maglia alta, quindi un'altra sopra l'altra maglia alta, un'altra nella catenella di separazione, quindi devo andarmi a fare le maglie basse, allora una sopra il braccetto della V, una nella catenella di separazione della V e una nell'altro braccetto della V, quindi sopra le maglie alte della V e nello spazietto centrale. Dopodiché, una volta che arrivo appunto a dovermi fare devo andarmi ad unire, in poche parole, tutte le puntine, vedete, tutte le puntine dei gradini delle diminuzioni che ho fatto per salire in diagonale. Quindi lo andrò a fare, allora, da qui al primo gradino, che è quello formato dalle 3 catenelle, posso puntare l'uncinetto facendo semplicemente una maglia bassa. Dopodiché faccio un po' ad occhio delle catenelle, proviamo 1, 2, 3 e 4 e provo ad andare ad unirmi nella puntina dell'altra V, dove qui avevo le 3 catenelle e la maglia bassa, e faccio una maglia bassissima. Quindi vedete, devo fare in modo di unire adesso tutte le diagonali facendo delle catenelle, però facendo attenzione che il lavoro non sia né troppo largo, altrimenti mi fa una cosa del genere, mi trasborda, né troppo stretto, altrimenti poi il lavoro viene tirato e quindi non è bello. Allora 1, 2, 3, 4 catenelle, 4 o 5 catenelle, vedete un attimo voi anche in base alla vostra mano di lavoro, e vado praticamente nella catenella, nell'archetto della catenella, nella prima maglia, e faccio una maglia bassissima. Quindi vedete, faccio praticamente delle diagonali di giunzioni facendo delle catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4. Dopodiché vado appunto nella puntina dell'angolo e mi unisco con una maglia bassissima, 1, 2, 3, 4 o 5 catenelle, insomma vedete voi che cosa viene meglio, e faccio una maglia bassissima. Quindi vado ad unirmi e a delineare, in poche parole, la base appunto dove avevo tutti i gradini. Proseguo così fino a che arrivo in alto, quindi vedete in questo modo qui cerco di creare una linea
Dopodiché, una volta arrivata in alto, continuo a effettuare, quando appunto il contorno si delimita dritto, vado a fare delle maglie basse per scontornare. Vedete, quindi io sono andata a formare questo contorno, quindi ho unito tutti i triangolini. Ovviamente adesso si proseguirà a scontornare con delle maglie basse. Ovviamente qui io avrò l'altra spallina cucita all'altro lato e dovrò fare appunto tutto intorno questa operazione di scontornamento. Ora vediamo come realizzare questo volant. Quindi intorno al monospalla, agganciandoci alla base del contorno, dopo aver realizzato tutto il mio giro di maglie basse, andiamo a vedere come realizzare questa rouge tutta intorno alla circonferenza. Quindi mi aggancio o mi trovo appunto con l'asola dell'uncinetto su un bordo della circonferenza della parte del décolleté, mi alzo di 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4, rientro nello stesso punto e faccio una maglia alta e quindi creo la mia prima V. Rientro all'interno dello stesso punto e faccio una maglia alta, una catenella e all'interno dello stesso punto un'altra maglia alta. Quindi ho fatto 2 punti V all'interno dello stesso punto. Salto uno spazio di base, mi sposto nella catenella successiva e faccio sempre un punto V, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta, e all'interno dello stesso spazio faccio un altro punto V, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Quindi procedo così lungo tutto il bordo della mia circonferenza. Rivediamo: salto una catenella, nella successiva faccio un punto V e poi un secondo punto V all'interno dello stesso spazio. In questo modo, facendo 2 V all'interno dello stesso spazio, inizio a creare quella ricciatura alla base che mi servirà appunto per creare tutto il mio volante. Alla fine del mio giro chiudo agganciandomi con una maglia bassissima all'interno della terza catenella della maglia iniziale. Mi alzo con 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nello spazietto dell'arco della V successiva e faccio una maglia alta allungata. Quindi butto giù i primi 2 fili, butto giù la seconda asola e le ultime 2 insieme. Una catenella di separazione, vado all'interno dell'archetto successivo della V successiva e faccio una maglia alta allungata. Una catenella di separazione, entro dentro all'archetto della V successiva e faccio una maglia alta allungata. Procedo così lungo tutta la circonferenza e anche per tutti i prossimi giri successivi, facendo questo tipo di quadrettatura. Questo è il risultato che si ottiene finale per il volant. Quindi ho lavorato la prima riga facendo i 2 doppi punti V all'interno dello stesso punto e poi ho fatto 4 giri, 1, 2, 3 e 4 di quest'ultimo punto che vi ho fatto vedere, quadrettato, e in questa maniera qui si è creato appunto questa rouge, questo volant intorno al collo. Se vi piace la potete appunto mettere anche nella parte finale dell'abito, quello che si trova sopra le ginocchia, e decidete eventualmente voi se fare una rouge più importante, quindi più lunga, facendo più giri, o se vi sono sufficienti questi. Infine, per la lavorazione del laccetto, montate una catenella di maglie lunga 1,5 m, quindi fate 1,5 m di catenelle e lavorate su ogni maglia sottostante una mezza maglia alta, in modo da ottenere appunto questo laccetto, che è quello che poi io ho passato all'interno dei quadratini dentro e fuori. Ora vi faccio vedere. Questa è la parte del davanti dell'abito. Vi prendete
il centro dell'abito sul davanti e iniziate a passare il cordoncino dentro e fuori ad ogni quadratino in questo modo qui. Vi aiutate magari con una spilletta o un marcapunti e tutto intorno passate dentro e fuori questo cordoncino in questo modo per tutta la circonferenza dell'abito. Creata quindi la parte che va dal punto vita dell'abito in su, facendo appunto la spallina del monospalla, adesso devo continuare a lavorare per creare appunto la parte che va dalla vita in giù dell'abito. Quindi prendo il mio lavoro, lo giro e riparto a lavorarlo nella circonferenza del punto vita, agganciandomi con il filo e facendo lo stesso tipo di lavorazione a specchio, praticamente ribaltata dalla vita in giù verso le ginocchia. Quindi io mi sono agganciata, vedete dove appunto ho il girovita, qui ho i quadratini e sotto le mie mezze maglie alte, che sono quelle che ho fatto nel giro iniziale, mi aggancio e mi alzo con 3 catenelle e proseguo tutto intorno a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante. Qui dovete fare appunto un po' di calcoli, perché dovete sì lavorare delle maglie alte, però se mi continuate a lavorare le stesse maglie per il numero delle mezze maglie alte che ho montato, il lavoro verrà stretto, perché poi ci sarà a questo punto, diciamo, va bene lavorato così per il giro fianchi, ma poi ovviamente la nostra circonferenza si allargherà nel giro dei fianchi, e quindi all'interno di questa circonferenza noi dobbiamo distribuire degli aumenti e possiamo farlo in 1 o 2 giri di aumenti e andremo a valutare appunto quanti centimetri abbiamo bisogno di allargare l'abito e anche se ci piace appunto la linea a tubino così come che ho creato io, quindi che mi stia aderente, oppure se lo voglio ad effetto un po' più morbido, quindi tipo l'effetto del vestito Maribel, che l'ho fatto un attimino più svasato, e qui appunto starà a voi a decidere. Io per appunto continuare la linea a tubino dell'abito ho fatto una ventina di aumenti che ho distribuiti sparsi intorno alla circonferenza, quindi ho fatto il numero delle catenelle diviso i 20 aumenti e perciò ogni tot punti farete un aumento. Quindi decidete voi quanti aumenti fare in base appunto al vostro gusto, se lo volete più in figura oppure se lo volete un attimino più sfasato. Distribuite questi aumenti in 1 o 2 giri di maglie alte, dopodiché ripartite con la lavorazione del punto V, ovviamente come avete visto finora, per la lunghezza desiderata fino a raggiungere appunto la lunghezza desiderata. E anche per effettuare l'aumento non si fa altro che fare 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio, dopodiché si riprende la lavorazione di maglie alte e si distribuiranno in questo modo gli aumenti sparsi all'intorno tutta la circonferenza del mio abito. Una volta terminato tutto il mio giro di maglie alte, chiudo in tondo, mi alzo con 4 catenelle e riprendo la lavorazione dei punti V, come abbiamo visto finora appunto per la parte alta dell'abito. Allora, intanto io vi consiglio, strada facendo, di provare sempre l'abito per vedere appunto la vestibilità, per controllarla. Se strada facendo vi accorgete che ancora non vi cioè gli aumenti che avete effettuato non sono sufficienti, non serve appunto che disfiate il lavoro, ma operate in questo modo. Quando sarà il momento di effettuare il giro del punto V, nella parte dei fianchi, dei laterali, quindi per parte, ovviamente distribuendoli in modo adeguato, quindi un aumento per lato. Quindi quando vi trovate appunto nel giro in cui state effettuando questo giro qui di V e vi trovate appunto nel lato del laterale, se volete effettuare un aumento, ma ovviamente non potendolo più fare nel giro di maglie alte perché appunto avete continuato con la lavorazione, non fate altro che fare 2 punti V all'interno dello stesso punto.
quindi andrete ulteriormente ad allargare il lavoro e continuate poi appunto con la vostra lavorazione del punto V. Quindi soltanto nella parte di ogni fianco, se ancora avete bisogno di aumenti, ogni 2-3 giri andate a farmi questo doppio punto V all'interno dello stesso punto. Avrete creato così degli ulteriori aumenti che vi permetteranno appunto di allargare la parte della gonna, diciamo, dell'abito. Quindi non temete se appunto ritenete di aver fatto, cioè vi accorgete più avanti di non aver fatto aumenti sufficienti per appunto per la parte dei fianchi, perché vedete che vi è troppo stretta. Quindi non disfate nulla, ma operate appunto nella parte dei fianchi laterali, appunto facendo appunto questo aumento con questo sistema, e continuate appunto fino alla lunghezza desiderata. Siamo giunti così anche oggi alla fine di questo video tutorial. Io spero tantissimo che la mia proposta vi sia piaciuta. Vi ho proposto un modello molto fresco, molto grintoso, molto colorato per l'estate, con questo filato appunto che io ho trovato a dir poco delizioso, e mi piaceva tantissimo questo colore, appunto l'idea di questa proposta un po' diversa dal solito di questo monospalla. Fatemi sapere nei commenti se il progetto vi è piaciuto. Io spero di rivedervi presto a un altro video tutorial, e se vi fa piacere seguitemi nella mia pagina di Facebook o di Instagram. Vi ringrazio ancora tantissimo. A prestissimo, ciao ciao!